Christian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter. Abbiamo salutato Simone Inzaghi, non è andato a buon fine il tentativo per Cesc Fabregas che era tentato ma non ha forzato la mano con il Como che quindi lo ha blindato. L'Inter allora dopo qualche ora di riflessione ha accelerato su Christian Chivu che firma un contratto di 2 anni a circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno. Queste sono le cifre che stanno trapelando. Quella dell'Inter di andare su Chivu è una scelta che ha scatenato tantissime reazioni con molti commenti negativi sotto i nostri contenuti sui social, devo dire diversi commenti anche molto preoccupati da parte dei tifosi dell'Inter e devo ammettere che anch'io per qualche ora sono stato deluso e anche piuttosto arrabbiato per come stavano evolvendo le cose. Però mi sono anche detto, in questo momento qua, che cosa posso fare dal mio ufficio e nel mio piccolo? La prima cosa da tifoso interista, per quanto ci tengo all'Inter, umanamente la prima cosa che mi viene da fare è sostenere l'Inter, sostenere la squadra e sostenere il nuovo allenatore. Da giornalista, la seconda cosa ho detto, devo informarmi e studiare tanto Christian Chivu, il suo passato, il suo Parma, diciamo, scusate, il suo Parma per cercare di capire il perché di questa scelta dell'Inter e soprattutto che cosa può succedere adesso all'Inter. E allora ho fatto un sacco di telefonate, mi sono rivisto una decina di interviste di Christian Chivu per conoscerlo ancora meglio. Soprattutto però ho riguardato decine di video sul suo Parma, che ha allenato per 13 partite in questa stagione, alla sua prima avventura da primo allenatore professionista, nei campionati professionistici, ecco, in Serie A, e mi sono analizzato soprattutto uno ad uno tutti i report statistici e i report tattici delle 13 partite di Chivu al Parma per cercare di capire quindi che cosa possiamo aspettarci. In questo contenuto allora, innanzitutto, ben ritrovati amiche e amici passione interisti, io vi racconto Christian Chivu da allenatore per quello che ho potuto studiare io, vi porto un po' di tattica, vi porto le idee di gioco, come si incastra Chivu con la rosa attuale dell'Inter e soprattutto, che so che è quello che vi intriga di più, che cosa succede quindi sul mercato con alcune soluzioni da tenere d'occhio. Quindi se siete qui io vi chiedo di ascoltarmi con grande attenzione, di seguirmi fino alla fine di questo episodio di oggi, vi chiedo di lasciare un mi piace e l'iscrizione al canale, così continuate a far crescere il nostro progetto e ci permettete di realizzare sempre più contenuti di questo tipo, con questa qualità di approfondimento che cerchiamo di portarvi ogni giorno. Rispetto agli altri contenuti e a quello che avevo fatto anche su Fabregas, ipotizzando una sua nuova Inter, voglio partire in questo momento dal perché sono stato così deluso ed arrabbiato per diverse ore per vedere se abbiamo condiviso un po' le stesse sensazioni e se poi, alla luce di tutti i ragionamenti più analitici, cambiamo idea. La prima cosa che mi sono detto è una cosa che mi ha fatto piuttosto arrabbiare, ma se tutti quanti allora sapevano che Simone Inzaghi se ne sarebbe andato, tranne l'Inter, tranne la dirigenza dell'Inter, mi sono chiesto, ma soprattutto con quella gente di mezzo, che l'Inter fa un sacco di affari, con Pastorello che ha gestito questa trattativa per Inzaghi in Arabia Saudita, ti porta via l'allenatore a giugno inoltrato, lasciandoti in difficoltà e non si sapeva niente? Questo non è stato sicuramente un primo bel segnale. Seconda cosa, va via l'allenatore, non hai un'alternativa subito pronta? Anzi, ce l'hai, ed è Cesc Fabregas su cui vuoi andare, ma non sei sicuro di poterlo prendere e infatti poi alla fine non arriva? Chiunque vai a prendere in questo momento, in effetti, è un piano B, se non C, addirittura. Tant'è che facevo una battuta nel club di Passione Inter con i nostri soci e dicevo speriamo che vada meglio, assolutamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, però mi ha ricordato un po' da Lukaku a Correa, come si è arrivati all'arrivo di Correa, cioè si voleva tenere Lukaku, si è provato Zapata, si voleva Thuram, alla fine è arrivato Correa per tutta una serie di cose. Quindi volevi tenere Inzaghi, ci sono sul piatto allenatori importanti come Allegri, qualcuno parla anche di Mourinho, provi a prendere Cesc Fabregas, alla fine invece vai su Christian Chivu. Chiaramente lo faccio questo discorso con il massimo del rispetto, sapendo che poi questa è puramente una battuta. Un altro tema però è stato anche, ma ci sono solo allenatori italiani o allenatori che allenano già in Italia? Andiamo su Fabregas e Chivu solo perché conosciamo questo tipo di mercato qua e basta, perché all'estero di allenatori importanti con cui poter costruire dei progetti di grande rilievo ce ne sono. E allora sono state una serie di situazioni che hanno fatto pensare che quell'imprevisto di cui ha parlato il presidente Marotta fosse realmente un qualcosa che ha colto impreparata la dirigenza e quindi secondo i maligni, avendo questa dirigenza poca voglia di fare scelte coraggiose, per non dire peggio, si fosse affidata a quelli più vicini, a quelli che conoscono. Ecco, aggiungiamoci che
lo stop nella trattativa con Fabregas ha fatto anche pensare, ma non è che Fabregas non va alla rottura col Como perché sì, è tentato dall'Inter, ma magari la prospettiva all'Inter è quella di un mercato non così esaltante, di non poter incidere così tanto. Allora lui dice: io posso fare un'altra stagione importante qua, una grande panchina, tra 1 anno o 2 la trovo comunque, meglio non bruciarmi e non rischiare in questo momento. Quindi è stato tutto un mix di sensazioni che mi stavano davvero scoraggiando, al che, come dicevo, mi sono detto: ma i nostri dirigenti sicuramente non sono perfetti, sicuramente non sono esenti da errori, anzi, ma possibile che sia stata fatta una scelta totalmente così casuale, alla meno peggio? Allora mi sembrava, ecco, un po' troppo. Allora ho fatto un giro di chiamate e, come vi dicevo, mi sono messo soprattutto a studiare. Perché l'Inter va su Christian Chivu? Intanto, dalle varie telefonate che abbiamo fatto, la prima cosa che emerge è che, da quello che mi dicono in tanti, se l'Inter avesse voluto prendere Allegri, che era disponibile, lo avrebbe potuto tranquillamente bloccare settimane fa e invece non lo ha fatto. Quindi su questo io ho fatto subito 2 ragionamenti. Prima cosa, molto probabilmente l'Inter voleva, veramente fare di tutto per tenere Simone Inzaghi, per convincerlo a restare, a tal punto da, diciamo, non voler dare nemmeno un appiglio all'allenatore in caso addio. Cioè l'allenatore avrebbe potuto dire: "Ah, vedi voi però vi siete, cautelati andando a prendere già un altro allenatore". Invece l'Inter, secondo me, forse ha voluto fare anche questa cosa, non si è voluto nemmeno muovere in maniera così impegnativa sul sostituto, proprio per cercare di convincere a tutti i costi Simone Inzaghi. Nel frattempo però è chiaro che dei contatti li aveva già avuti con altri allenatori. Quindi, secondo ragionamento, se proprio deve andare via Inzaghi, voglio qualcuno che possa lavorare con i giovani e con cui si possa fare un discorso progettuale. Questi possono essere, secondo me, i primi ragionamenti che ci portano dentro l'analisi di un Christian Chivu che sicuramente ha poca esperienza, lo ripetiamo, 13 panchine in Serie A con il Parma. Vi mostro come sempre la sua carta d'identità, dell'allenatore 44enne, quindi ha qualche anno in più di Cesc Fabregas, una carriera comunque ad alto livello come Cesc Fabregas da giocatore, perché parte dalla Romania, va all'Ajax dove a 21 anni Ronald Koeman lo fa diventare addirittura capitano, lo responsabilizza subito in maniera importante, poi alla Roma 4 anni prima dell'Inter, 7 anni da giocatore, nel mezzo il triplete, tanti successi e poi anche l'inizio della caduta della nostra Inter, dopo, quindi nella parte finale della sua carriera da giocatore, che era un bel difensore di grande qualità, di esperienza, di carisma. Oggi farebbe il terzo a sinistra un po' come Bastoni, quindi poi ci torneremo anche su questo tema. La sua carriera da allenatore inizia come match analyst per la UEFA e poi fa tutta la trafila del settore giovanile dell'Inter fino all'Under 19, dove non era partito benissimo secondo me, poi vince il 10° scudetto della primavera dell'Inter, quindi poi il salto, qualcuno in queste ore vedo che stava dicendo che l'Inter lo aveva scartato per l'Under 23, questa cosa qua al momento non mi è stata confermata, mi dicevano anzi che voleva fare un salto a livello professionistico di alto livello in maniera importante e quindi poi c'è stata l'opportunità a Parma da febbraio ed è andato lì. Al Parma, come dicevamo, 13 panchine, ho preparato un bel po' di grafiche. Questi sono tutti i risultati del Parma di Chivu. 3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, con 14 gol fatti e 13 subiti. Purtroppo tra questi pareggi c'è anche quello con l'Inter che, facendo una battuta nel club, dicevamo, come Inzaghi, Chivu ha in comune il fatto che abbia già fatto buttar via uno scudetto all'Inter. Era una battuta che abbiamo fatto giusto per riderci un po' su e sdrammatizzare. Comunque contro le big ha fatto delle prestazioni importanti, la vittoria sulla Juventus, il pareggio con la Lazio, la vittoria sul Bologna, la vittoria sull'Atalanta, pareggio con la Fiorentina, cioè ha fatto comunque dei risultati molto molto importanti con il Parma, dove aveva uno staff di cui mi parlano molto bene e che dovrebbe portarsi in gran parte anche all'Inter, ad eccezione di alcune conferme nello staff dell'Inter, come il preparatore dei portieri Spinelli, che è molto importante, il tattico Cecchi, che è un altro tema molto importante, e un altro collaboratore, lo stesso, che dovrebbe rimanere all'Inter. Qualcuno, pensando un po' alla carriera di Simone Inzaghi, mi ha anche scritto, ricalca un po' il percorso di Simone Inzaghi. Ho detto la carriera di Inzaghi, la carriera di Chivu. Guardando la carriera di Chivu mi hanno detto ricalca anche la carriera di Simone Inzaghi, il percorso iniziale, perché Inzaghi aveva fatto le giovanili della Lazio, poi doveva andare alla Salernitana ed invece lo hanno promosso in prima squadra alla Lazio. Chivu fa settore giovanile dell'Inter, un breve intermezzo nel Parma e poi viene chiamato all'Inter. Diciamo che
rispondendo a questo commento che mi hanno fatto, c'è una pressione abbastanza differente, con tutto il rispetto per la Lazio, nel passare sulla panchina della squadra vice campione d'Italia e vice campione d'Europa. Però vedremo. Quali sono allora i punti a favore dell'arrivo di Christian Chivu all'Inter, oltre chiaramente all'aspetto economico, visto che comunque costa molto meno di Fabregas, si parlava di 5 milioni circa, di Inzaghi, di cui si parlava addirittura di poter arrivare a 10 milioni con i bonus, di Allegri, eccetera, eccetera. Ho preparato un'altra grafica con i punti a favore, secondo me, di Christian Chivu, che hanno fatto propendere, diciamo, verso Christian Chivu come scelta. Il lavoro con i giovani, che è sicuramente molto centrale nel discorso di Octree, nella valorizzazione quindi dei talenti. Questo sarà un tema molto importante per l'Inter dei prossimi mesi e dei prossimi anni. La comunicazione, io ho spesso detto che secondo me Inzaghi non era proprio un grandissimo comunicatore all'esterno, ho detto che dentro la squadra aveva un ottimo rapporto con quasi tutti i giocatori. Nell'ultimo periodo soprattutto secondo me la curva di crescita comunicativa di Inzaghi si era un po' fermata. Ecco, Chivu secondo me, oltre ad avere un buon rapporto con i giocatori, si trovano in giro tante interviste con i suoi ex ragazzi della primavera e non solo, che ne parlano molto bene anche a livello umano. È uno che parla bene secondo me anche all'esterno, non è molto da 0 a 0. Vi invito a recuperare anche un'intervista che ha rilasciato mesi fa a Radio Serie A, dove è stato molto interessante secondo me ascoltare un'intervista di un'oretta in cui parla di tanti temi, racconta anche della moglie che è giornalista, quindi magari gli può dare anche qualche dritta. E in un passaggio che si collega anche al terzo punto che ho messo, cioè che conosce l'ambiente Inter, oltre ad esserci stato 7 anni da giocatore, ha fatto tutto il settore giovanile, ha raccontato che Inzaghi gli ha permesso stava in strettissimo contatto con Inzaghi, con la prima squadra, quindi conosce un po' tutto quello che erano i segreti dell'Inter di Inzaghi. Chivu ha parlato anche di un po' di presunzione forse dell'Inter dopo la seconda stella, quindi lui aveva anche una percezione un po' di quello che stava accadendo già a dicembre sulla stagione dell'Inter, ha parlato addirittura di presunzione. Quindi ecco, anche a livello di comunicazione unita al suo conoscere l'ambiente sono due temi interessanti, per poi arrivare soprattutto però al tema della continuità tattica. E questo secondo me è il vero tema che va a favore di Christian Chivu, perché oltre ad essere stato in stretto contatto quindi con Inzaghi prima, così come Inzaghi era un po' una prosecuzione tattica di Conte, anche Chivu è sulla carta una prosecuzione tattica di Simone Inzaghi, e questo quindi ci fa trovare nei ragionamenti della dirigenza una certa coerenza. Cominciamo quindi a togliere, siamo partiti ma hanno fatto questa scelta casuale, ecco, stiamo mettendo sempre più elementi che disegnano questo puzzle, vanno a comporre questo puzzle. Questo tema della continuità tattica poi chiaramente si andrà a ripercuotere anche sul mercato, dove tra poco arriviamo. Prima parliamo però di come gioca Chivu, della tattica anche, andremo anche al campetto. Allora, io ho visto tante partite del Parma fino a quando c'era Pecchia, poi quando è arrivato Chivu a febbraio è iniziato il periodo intenso dell'Inter, sono riuscito a seguire molto meno il Parma. Pecchia aveva una squadra piena di talento e di talenti, come ho detto tante volte, troppo leggera secondo me nella mentalità, un po' sfilacciata in alcuni momenti, soprattutto in fase difensiva, poco solida dietro, anche se forte nelle ripartenze con gli esterni, con qualche giocatore che però quest'anno ha deluso, come Dennis Mann, secondo me non ha fatto quello, poteva essere il nuovo Gudmundsson, avevamo detto, non lo è stato, e questo è inciso sicuramente poi nel rendimento del Parma. Squadra con poca qualità in costruzione, soprattutto con gli infortuni di Bernabé, su cui tra poco arriveremo, quindi con diverse difficoltà. Chivu arriva al debutto il 18 febbraio, quindi deve salvarsi, ha un compito della salvezza, per cui arriva al Parma. Ecco, è un esempio molto diverso da quello che ci aspettiamo all'Inter, chiaramente, perché il Parma deve badare al sodo, deve puntare a fare punti, quindi punta molto sulla corsa, sul fisico, sull'atletismo. All'Inter chiaramente dovrà alzare il livello della qualità, secondo me, soprattutto nello sviluppo offensivo, nel gioco offensivo, per aggirare squadre che si chiudono. Lui contro squadre che si chiudevano, soprattutto senza Bernabé, quindi un faro a livello di qualità, questo Parma di Chivu ha avuto delle difficoltà nel gioco, mentre con le big con cui potevi permetterti di chiudere e ripartire, quindi ha fatto meglio. Anche se poi, se non ho controllato male i dati, negli scontri diretti contro squadre di metà classifica spesso ho avuto il baricentro più alto dell'avversario, quindi non è stato proprio un blocco bassissimo, catenaccio e ripartenza puro. Ha provato anche a fare delle cose come vi farò vedere tra poco. Quindi il Parma di Chivu prima di Chivu faceva molto male nelle partite sporche, soprattutto nei duelli, nei palloni contesi, era una squadra troppo leggera.
mentre già dalla prima partita contro il Bologna si è visto un cambio di rotta a livello proprio di mentalità. Il Parma vince una sfida importantissima col Bologna di compattezza, difesa bassa, lancio, e su questo poi ha costruito, ha sviluppato un impianto con cui è arrivato alla salvezza. E allora vi porto le parole chiave del gioco di Christian Chivu per quello che ho potuto studiare, ripeto, nel suo Parma, e un pizzico di quello che abbiamo visto soprattutto con la primavera dell'Inter, che però è un altro calcio a livello di primavera. Le parole chiave sono solidità barra equilibrio, secondo me, per cominciare ad identificare il gioco di Chivu. Le transizioni efficaci, lo sviluppo quindi veloce del convertire in offensive le azioni dal recupero palla basso. Il gioco sugli esterni a Parma è stato importantissimo, credo anche per le caratteristiche del gioco. Nell'Inter primavera invece l'incursione delle mezze ali è stata molto molto importante, con soprattutto nelle ripartenze gli attaccanti che dettavano un po' i tempi del gioco, gli esterni che si buttavano dentro, le mezze ali lo stesso che si potevano buttare dentro. E poi il pressing selettivo, cioè l'altro giorno parlavamo del Como di Fabregas, che era un grandissimo pressing, era una aggressione e riaggressione costante. Chivu invece porta un pressing più selettivo, non è così più, diciamo, asfissiante nel suo pressing, nella sua pressione. Andiamo al campetto allora per analizzare un po' anche quindi il gioco di Chivu al Parma e come si è evoluto, perché in tanti dicono però il Parma faceva la difesa a 4, spesso ha fatto la difesa a 4 eccetera, e io invece ho parlato di continuità tattica rispetto a Simone Inzaghi. Ve la motivo in questo modo qua. Allora, lui parte, come detto, dal Bologna con un 4-3-3 in cui abbiamo una difesa molto compatta, in realtà come posizioni medie ancora più compatta di quello che vediamo adesso sullo schermo, e molto compatta con un unico esterno molto largo a sinistra che poi invece con Dennis Mann ha riportato nelle partite successive a destra, un esterno molto largo per dare corsa, qualità, uno contro uno, dribbling e profondità. E quindi è partito da questo modulo qua con i difensori piuttosto coinvolti nella costruzione soprattutto del Prato da terzino destro e poi le ali molto coinvolte nel gioco. Successivamente, già dalla partita contro l'Udinese, quindi una partita un po' diversa rispetto a quella col Bologna come qualità e come livello, comincia a diventare una difesa un po' più da 3+1, quindi parte la difesa a 4 come schieramento, ma poi diventa da 3+1, con uno dei 4 che già si sbilancia in avanti e partecipa di più alla costruzione, sempre con i 2 giocatori più larghi che sono molto coinvolti nella costruzione proprio per lo sviluppo sugli esterni, come vi dicevo, anche perché, soprattutto, come dicevo prima, i vari infortuni di Bernabé hanno creato dei problemi a livello qualitativo qui in mezzo al campo e quindi il Parma si è affidato moltissimo a Son, che è un buon giocatore molto interessante, non è un playmaker con le qualità di Bernabé, sicuramente molto più strutturato fisicamente, molto più anche interditore e conduce il pallone di più, però chiaramente perdi qualcosa in qualità. Quindi da qui, dalla seconda partita, già si comincia a vedere una difesa a 4 ma che diventa un 3+1 in fase di impostazione, sempre con un playmaker fisso davanti alla difesa, fino alla partita con l'Inter che è la prima svolta di questo Parma. La partita con l'Inter è la prima svolta perché il Parma passa ad un 5-3-2 dove però a fare il quinto in difesa a destra c'era Almqvist che è un'ala praticamente, e qui Almqvist è stato asfaltato, tant'è che poi Chivu dopo la partita, vabbè, Chivu intanto qui contro l'Inter purtroppo, ce lo ricordiamo sulla nostra pelle, ha dimostrato di essere molto bravo a leggere la partita in corso e quindi è riuscito poi ad applicare i correttivi per sistemare la squadra e poi pareggiarci la partita. Ma soprattutto Chivu poi si è scusato con Almqvist per averlo messo in difficoltà in questo ruolo. Quindi riesce comunque a cambiare poi le carte in tavola, si rimette meglio, si riposiziona meglio, quindi molto interessante anche il suo sapersi adattare al momento e alla partita. Da qui c'è stato un attimino quindi questo tentativo di 5-3-2, quindi che poi diventava una difesa a 3 con gli esterni che si alzavano tantissimo, soprattutto Almqvist. Va un attimino in soffitta, si ritorna per una partita al 4-3-3 con la difesa che però imposta sempre a 3+1 perché Chivu nella sua idea sta orientandosi sempre più al 3-5-2 o comunque alla difesa a 3. E infatti già dalla partita successiva con la Juventus si rivede il 3-5-2 dove però diciamo che giocano in una maniera un po' differente con i 2 attaccanti molto verticali l'uno con l'altro, che per certi versi
potrebbero ricordare vagamente Lautaro Thuram, anche se Pellegrino, Bonni sono molto diversi come caratteristiche. Bonni più simile a Thuram, Pellegrino, ecco, fisicamente molto diverso da Lautaro. Con la Lazio in trasferta imposta un vero e proprio 5-3-2, dove a destra c'è Aino che si alza tanto comunque, quindi sempre più o meno siamo su questa base qua, e poi prosegue così anche contro l'Empoli, fino ad arrivare alle ultime due partite in cui diventa più una sorta di 3-1-4-2, cioè con un vero e proprio mediano davanti alla difesa che viene lasciato bloccato lì, ma sempre con difesa 3, esterni, fasce molto coinvolte e i due attaccanti davanti. Quindi questo è stato un po' il gioco di una squadra con transizioni molto efficaci, centravanti e mezzali che andavano a dettare il gioco, le fasce, l'equilibrio, la concretezza della solidità difensiva sempre molto centrale, sempre a proteggere il cuore del campo per non concedere tiri da lì. E poi questi tentativi un po' dalla De Zerbi, ecco, un po' questa scuola comunque che prosegue del impostare dal basso per attrarre gli avversari, allungarli e poi cercare di colpirli con le transizioni indotte, diciamo così. Non sono contropiedi perché non riconquisti e riparti, ma sono dalla costruzione una transizione che tu cerchi di indurre attirando gli avversari. Se avete seguito il Parma, se conoscete i giocatori, vi nomino quelli che sono stati i giocatori sempre impiegati in tutte le partite. Suzuki, Valeri, Keita, Mandela, Keita, Bonni e Pellegrino. Questi 5 hanno giocato tutte le 13 partite, quindi per farvi capire quali sono gli elementi a cui si è affidato come caratteristiche, e poi 12 partite su 13 le hanno fatte Valenti, Del Prato e Somma appunto davanti alla difesa. Bernabé è l'altro giocatore chiave assolutamente, perché senza di lui si è persa veramente la luce e la qualità nel gioco. Sul finale poi ha fatto esplodere anche Ondrejka, un'ala anche da mezzala, in alcuni momenti potrebbe giocare, però un'ala offensiva di grande qualità. 5 gol nelle ultime 7 partite, 2 doppiette, una alla Lazio, una all'Atalanta, purtroppo un gol a noi, il suo primo gol in Serie A. Quindi per chiudere tutta questa parte tattica, la partenza forse sarà poco traumatica in teoria per questa Inter, perché si riparte dagli stessi concetti dell'Inter di Inzaghi e poi Chivu magari potrà riprendere ad incidere anche per tornare verso una difesa a 4 magari in futuro con quel 3+1 che dicevo prima. Mentre dal punto di vista degli uomini a disposizione e della rosa, spostiamoci quindi anche al mercato, perché è una questione molto importante quella del mercato. Anche qui permettetemi una battuta. Per Fabregas, dicevamo, temevamo potesse essere un Thiago Motta, magari. Chivu si teme, con tutto il rispetto chiaramente per Stramaccioni, però tanti dicono potrebbe essere un nuovo Stramaccioni, con un finale ecco, che non è stato proprio felicissimo. Però mi permetto di ricordare che Stramaccioni ad un certo punto, oltre ad essere partito comunque bene, sul mercato aveva chiesto di poter incidere con nomi come Papu Gomez e Aubameyang, per farne due che lui avrebbe voluto per fare il suo tridente offensivo, che erano giocatori ancora in rampa di lancio, e quindi poteva fare un tridente veramente molto forte per gli anni a venire con giocatori giovani. Quindi questa volta che l'Inter, rispetto al periodo di Stramaccioni, ha più margine di manovra sul mercato, vediamo se magari possiamo andare a pescare i nuovi Aubameyang, i nuovi Papu Gomez, magari, ecco, giusto per fare di nuovo una battuta. Io mi sono chiesto innanzitutto quali giocatori potrebbe valorizzare Christian Chivu nell'Inter di quelli che ci sono già a disposizione. Dicevamo di tenere d'occhio Mkhitaryan. Mkhitaryan in una intervista che Chivu aveva rilasciato alla Gazzetta era il giocatore che Chivu aveva detto io prenderei in ogni mia squadra, se potessi è il primo giocatore che prenderei. Quindi Mkhitaryan ci immaginiamo sarà ancora un elemento molto importante, fisico permettendo, per Chivu, che aveva parlato molto bene di Lautaro e Thuram come, secondo lui, il vero valore aggiunto del gioco dell'Inter, quindi si ripartirà da loro due come tandem che guida l'attacco dell'Inter, e poi, come ha detto, lui adora Bastoni, forse condividono un po' lo stesso ruolo con delle caratteristiche comuni, anche se un po' diverse, date anche dall'evoluzione del calcio, e ha specificato che Bastoni lui lo vede da braccetto, quindi a sinistra, e non da centrale, quindi non ci sarà un'evoluzione da centrale per Bastoni eventualmente. Valorizzerà poi i giovani, soprattutto, questo è stato un altro tema. A cronaca di spogliatoio mi sono salvato questa intervista che mi ha riportato il nostro Enrico dalla redazione. Ha fatto un passaggio molto interessante e racconta: io all'Inter, eccolo qua, me lo sono appuntato, portai Pio Esposito e Valentin Carboni ad allenarsi con i ragazzi 2 anni più grandi di loro. Bisogna metterli in difficoltà, farli uscire dalla propria zona di comfort. Per migliorare un talento bisogna alzare il suo livello di allenamento e farli faticare, anche se loro due erano talmente forti e motivati che non hanno mai fatto fatica.
Nel campionato primavera feci così con Esposito, non lo avvisai in settimana, ma il giorno stesso, cioè l'ho fatto giocare così all'improvviso. Ero preoccupato che per lui fosse un po' troppo, ma alla prima partita fece tripletta e capì che era fatto di un'altra pasta. Quindi grandi parole per Pio Esposito, che tornerà all'Inter e sarà al mondiale proprio con Chivu, e per Valentin Carboni, che sarà al mondiale anche lui con Chivu. Quindi anche loro potrebbero essere due giocatori che vanno anche a rimpolpare quella lista di giocatori vivaio Inter di cui l'Inter ha bisogno per poter allungare la rosa, visto che poi sono giovani e non toccano nemmeno gli slot in Serie A, li puoi aggiungere tranquillamente, quindi sono giocatori in più. Mi sposto al campo con la rosa, quindi che abbiamo ridisegnato un po' con le varie idee, come abbiamo fatto anche l'altro giorno nell'altro contenuto. Adesso ve la leggo. Partiamo, allora, intanto dai portieri si va verso la conferma. In difesa, secondo me, come dicevamo, attenzione ad Acerbi, senza Inzaghi, che potrebbe essere un elemento da svecchiare, da ringiovanire, magari con quel Leoni che appunto l'Inter segue già dall'anno scorso, Chivu lo conosce molto bene e da centrale lì dietro, secondo me, ha fatto vedere delle cose molto interessanti nel Parma che potrebbe replicare con davanti una chioccia come Stefan De Vrij che si merita la conferma. Quindi occhio a questo possibile avvicendamento, così come Darmian immagino scalerà nei tre di difesa con Bissek che dipende sempre da quali offerte arriveranno. Manca poi chiaramente un vice Bastoni a meno che Carlos Augusto non venga riconvertito definitivamente lì con Zaleschi e Di Marco sulle fasce. A centrocampo credo che Aslani sia comunque destinato a partire, soprattutto perché se conferma quello che abbiamo visto al Parma con un giocatore davanti alla difesa a reggere il peso lì davanti, ecco Aslani in quel ruolo secondo me ha dimostrato di avere delle difficoltà. In una mediana a 2 magari si poteva anche riprovare, lì davanti il vice Ciala secondo me potrebbe essere un altro. Abbiamo già preso Sucic, che sarà importante, Zielinski sarà confermato, Zaleschi potrebbe essere impiegato anche nel modo in cui lo ha utilizzato Inzaghi o sulle fasce. Il tema Frattesi è un tema molto da tenere d'occhio, perché un combattente così teoricamente per Christian Chivu potrebbe anche tornare utile. Allo stesso tempo però io mi immagino anche la possibilità a questo punto, è un'ipotesi che metto sul tavolo, di far partire Frattesi di fronte ad una buona offerta, visto che c'è un pressing molto forte del Napoli e non solo, e vai a riprendere un Fabian che è stato lanciato da Chivu. Con Chivu aveva fatto, se non sbaglio, 13 gol in un anno, partendo tra l'altro dietro Casadei che era stato capocannoniere quell'anno con 18 gol, quindi fuori Frattesi, dentro Fabian, caratteristiche comunque sovrapponibili più o meno, più forte fisicamente Fabian e utile per le liste perché anche Fabian è un vivaio Inter, quindi questa potrebbe essere un'altra ipotesi in direzione di Chivu e nella valorizzazione dei giovani. Sulle fasce, come detto, Zaleschi va verso il riscatto, tutti gli altri confermati con Darmian che penso possa essere portato nel pacchetto dei difensori. In attacco si riparte Lautaro e Thuram, Taremi potrebbe andare via anche lui e quindi occhio al mercato dove l'obiettivo Højlund in questo momento sembra quello più caldo e Højlund potrebbe essere un po', anche se è diverso, il Pellegrino, Pesegrino, come si pronuncia l'Argentina, che ha avuto anche nel Parma, quindi un giocatore forte fisicamente, anche se Pesegrino forse è ancora più dominante nei colpi di testa, ricordando un po' di più Hernan Crespo. Højlund invece è anche lui è più verticale, secondo me, Højlund di Pesegrino e forse, beh, però sono entrambi molto centravanti comunque come caratteristiche. Quindi occhio ad Højlund su cui l'Inter ci sta provando, occhio a Pio Esposito, quindi che potrebbe essere un altro vivaio Inter da aggiungere oltre eventualmente a Valentin Carboni o almeno uno dei due, chi lo sa. E poi Bonni, nel senso che lui lo conosce molto bene, è stato molto importante, un alter ego di Thuram, ecco, tra quelli disponibili che piacciono molto all'Inter e che possono un po' vagamente somigliare a Thuram, Bonni forse è quello che ci si avvicina un po' di più. Quindi attenzione anche a questo mercato perché l'Inter di attaccanti ne prenderà sicuramente due, visto che vanno via Arnautovic e Correa e forse anche Taremi. Occhio alle eventuali conferme, quindi come detto di uno tra Carboni ed Esposito, almeno uno dei due. Quindi questa potrebbe essere la nuova Inter, la nuova formazione con un Christian Chivu che dunque rispetto a Fabregas forse in definitiva rivoluziona un pochino di meno la rosa nelle richieste di mercato e tutte queste, quindi siamo arrivati un po' alla conclusione di questo contenuto, sono le motivazioni che mi sono dato per poter motivare questa scelta che rimane sicuramente una grande scommessa. Mi chiedo anche se un allenatore giovane con un allenatore giovane in panchina, confermare giocatori di esperienza è una cosa che lo aiuta o possono diventare pericolosi dopo una stagione con un carico emotivo così pesante? Cioè, sovrasteranno
Chivu, o Chivu saprà guadagnarsi la fiducia di questo gruppo? Detto che comunque lui si porta un background da giocatore molto importante, conosce già molti dei giocatori dell'Inter, quindi avrà anche un'ulteriore porta d'accesso, ecco, allo spogliatoio nerazzurro. Resto comunque preoccupato a livello di competitività nel momento in cui gli altri rivali stanno puntando sui vari Allegri, Conte, Gasperini, anche Tudor che ha più esperienza, sono abbastanza delle certezze le nostre rivali, però c'è anche la curiosità, ecco, nel vedere un allenatore giovane, un qualcosa a cui non siamo abituati, se non per Stramaccioni appunto, oppure Invernizzi e Marini mi citavate per tornare ad altri precedenti che mi sono stati raccontati ma non ho vissuto, e questa quindi era la mia analisi su Christian Chivu all'Inter. Sono curioso allora, per chiudere, di capire se vi siete tranquillizzati, se vi siete motivati un po' di più questa scelta o se siete ancora arrabbiati, come nel percorso da cui siamo partiti. Fatemelo sapere nei commenti, ne parleremo in maniera ancora più approfondita su passioneinter.club, la community con nostri interisti da tutto il mondo che in queste ore è molto calda, quindi www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.